premo sul pulsante di test e poi manualmente spengo il trasformatore. Sono 31 mA. Ciao, in questo video vedremo questi due strumenti che non devono mancare nella cassetta degli attrezzi di un elettricista. Uno è un trasmittente e uno è il ricevente. Questo piccolo serve per analizzare il differenziale, quindi se scatta e in quanto tempo scatta, oltre a iniettare un segnale che poi può ricevere quest'altro strumento per andare ad individuare qual è l'interruttore a cui è connesso questo strumento sulla relativa presa. Viene connesso alla presa a muro tramite un cavo VDE. In dotazione ce n'è uno con un asciugo, però possiamo usarne benissimo uno dei nostri con la spina italiana. Questo ha una duplice funzione: può fare da scan, quindi ricercare qual è l'interruttore a cui c'è collegato questo, oppure può misurare la tensione senza contatto come una normale penna che rileva tensioni senza contatto, quindi può essere anche usato autonomamente. Anche questo può essere usato autonomamente per testare i differenziali. Insieme sono una bella combinata. Questo, diciamo, è simile a questa spina che avevo già fatto vedere in un altro video. L'unica cosa è che questa, non avendo la batteria interna, non poteva misurare il tempo di intervento del differenziale, perché come si schiaccia il pulsante di test viene tolta tensione e il display si spegne, quindi non hanno potuto fare questo tipo di test. Questo qui, avendo la batteria integrata, tutti e due hanno una batteria al litio integrati, avendo la batteria integrata può effettuare la misura. Andiamo adesso quindi a vederli in pratica. Questo è tutto quello che c'è nella confezione. La scatola è questa, modello ET32EU. Dietro abbiamo un po' di specifiche. Distanza di detection sono fino a 3 cm. Tensione di lavoro, il nostro è da 200 a 230, 50-60 Hz, consuma 5 watt. Presa standard, qui hanno messo l'asciugo che finisce a VDE perché di qua c'è la spina VDE, quindi possiamo usare anche qualsiasi nostro cavo. Colori, linea, quindi misura tra fase neutro e tra neutro e terra. Line status, se è aperta la fase, se c'è uno stato di open, di neutro, o inversione se c'è aperta la terra o se c'è la terra invertita. Probabilmente testa tutte le combinazioni. Quindi light detection result, quindi status corretto o incorretto. Questo non so esattamente cosa sia. Livello batteria, tensione senza contatto, misura da 90 a 1000 volt. Il trasmettitore consumo 80 mA, ricevitore 150 mA, batteria 3,7 volt al litio, dimensioni eccetera eccetera. Questa è la sua confezione per portarlo in giro. Quindi abbiamo il cavo di rete, il cavo USB-C per la ricarica, perché entrambi hanno la presa USB-C di ricarica, il suo manuale tutto in inglese dove viene spiegato in dettaglio il funzionamento. Qui abbiamo le stesse caratteristiche che abbiamo visto dietro la confezione. Gli strumenti sono due, perché questo praticamente ha più o meno le stesse funzioni di questa spina che ho già fatto vedere in un altro video, col pulsantino di test. Anche qui c'è il pulsantino di test per far scattare i differenziali. Misura anche il tempo di intervento dei differenziali. La differenza è che l'altra si autoalimentava dalla rete, quindi non aveva la memoria quando andava via tensione, quindi non poteva misurare il tempo di scatto dei differenziali. Questo è molto utile per capire entro quanto tempo scatta il differenziale. Sul manuale non c'è scritto la corrente di test che viene applicata per far scattare i differenziali, comunque poi l'andrò a misurare. In più hanno aggiunto questa penna che misura la tensione senza contatto, come qualsiasi multimetro, qualsiasi penna per testare la tensione senza contatto, e in più riesce a rilevare a quale linea è collegato questo dispositivo, ovvero lui inietta una frequenza sulla linea che questa va a captare, in maniera che noi riusciamo poi nel quadro elettrico a capire sotto a quale interruttore è collegato questo dispositivo. È molto comodo quando si hanno quadri elettrici con tanti interruttori, bisogna capire le prese dove sono collegate, e questa è una bella cosa. Si accende con quel tastino qui, lui va subito in scan, sta cercando il segnale che deve mettere questo qui. Vediamo se da qui no, perché probabilmente serve la rete collegata, dopo lo andiamo a collegare.
ho la torcia, può sempre servire. Posso fare o lo scan o l'NCV, e entrambi hanno anche il livello, quindi adesso se schiaccio una volta ho il livello minimo, medio e massimo, e lo stesso sull'NCV ho minimo, medio e massimo. Per spegnere bisogna tenere premuto. Questo qui invece ha la misura tra neutro e fase e tra neutro e ground. Collego una mia presa qui del laboratorio, mi dice 230 volt, ho il neutro invertito perché lui può far scattare il differenziale solo in un senso, infatti se vado a fare la misura tra neutro e ground misura 230 volt perché adesso sono invertiti, in pratica nel neutro c'è la fase, quindi tra fase e terra ho 230. Ho girato la spina, quindi mi dà correct, tra neutro e ground ho 5 volt, probabilmente sono correnti parassite che si formano, e se pigio ho la misura della tensione tra neutro e fase. Se schiaccio qui, lo vedremo dopo, fa il test del differenziale e mi dà in quanto tempo scatta il differenziale. Prima di vedere anche questo strumento in azione, volevo fare un circuitino con un trasformatore di isolamento, quello che uso di solito, fatto in quel modo qui, in pratica mettere un'uscita del trasformatore di isolamento a terra, in modo da non fare scattare il differenziale a monte e in modo da ricostruire la linea con il neutro terra. Ho preso quindi una presa, questo è quello che arriva dal mio trasformatore, adesso non ho tensione. Attenzione a fare a casa queste cose perché potrebbero essere pericolose. Ho messo il neutro a terra, l'ho fatto qui sulla presa, sarebbe meglio farlo vicino all'uscita diretta del trasformatore, però per il funzionamento è indifferente. Adesso do tensione al mio trasformatore, mi dice corretto, se giro la spina mi dice che è incorretto. Se schiaccio il pulsantino chiaramente non scatterà, quindi tolgo tensione io a mano dopo un attimo al trasformatore, se no c'è il rischio di sovraccaricare lo strumento. Quindi schiaccio e tiro giù. In pratica ho tirato giù dopo 1,5 secondi. E quindi adesso questo circuito mi è utile per mettere in serie un amperometro e misurare la corrente che lui crea, non so se tramite una resistenza o un circuito di corrente costante, poi lo andrò a smontare, la corrente che lui crea verso la terra. Prendo il mio vecchio e buon Fluke e collego in serie alla terra qui sulla portata dei milliampere in AC, milliampere, stacco la terra, ci collego il mio amperometro in serie e questo lo metto in cattura del min max. Prima do tensione, vediamo quanto consuma a riposo, perché a riposo, siccome deve andare a fare la misura in tensione, probabilmente ho comunque un consumo. Do tensione, infatti a riposo ho 1 milliampere, quindi faccio il relativo, quindi azzero il tutto e poi attivo il min max e registrazione, lo posiziono su max. Ho fatto un beep perché c'è stata una variazione, perché a ogni variazione di tensione lui sta emettendo un beep. Quindi faccio la stessa cosa, premo sul pulsante di test e poi manualmente spengo il trasformatore. Sono 31 mA, quindi sono giusti per i nostri differenziali da 30 mA. Adesso, prima di fare la prova in campo, vado a smontare entrambi per vedere come sono fatti. Ho svitato le 4 viti più questa dello sportello, c'è una batteria a litio da 800 mAh, andiamo ad aprirlo. C'è il cavetto della batteria, vediamo un po', ecco qua, lo stacco, questa è l'entrata dell'alimentazione, vediamo un microcontrollore con la sigla cancellata, questi sono optoisolatori, un DC-DC converter, probabilmente per isolare i due mondi, ci sono parecchi optoisolatori, ne vedo 3, 2, 5 più un altro 6, quindi il circuito non è proprio banale. Qui una modifica che hanno fatto, hanno messo 2 resistenze in parallelo, quindi queste sono state montate a mano di sicuro, 2 condensatori grossi, un fusibile, questa potrebbe essere la resistenza di shunt
che viene inserita da questo MOC, eccolo qui. Questo è un opto-isolatore che sul secondario ha, mi pare, un diac, un triac, qualcosa del genere. Quindi con questo vanno a chiudere e inserire le resistenze. Al posto di mettere un relè hanno fatto questo sistema. Qui dovrebbe esserci il circuito di carica della batteria. Questi due fili qua lunghi adesso li taglio perché sono pericolosi se vanno a toccare insieme. E il LED probabilmente che c'è dietro, qui il pulsantino che segnala la carica della batteria. E da qualche parte c'è il generatore di alta frequenza. Si è già staccato un filo, quei fili qui mi fanno un po' ridere, la tensione di rete, non so che isolamento abbiano questi fili, quindi questo qui va risaldato, sarebbe meglio anche cambiarlo. L, N e E sta per terra. Smonto anche questo, ho smollato le viti, vediamo l'apertura. Ok, questo possiamo sollevarlo. Qui la batteria fissata in modo un po' con un pezzo di spugna. La batteria è 800 mAh, è uguale all'altra. Qui abbiamo, partendo dal basso, tutto il circuito di carica batteria. Sopra abbiamo il cicalino e vediamo se si riesce a vedere. Qui in cima c'è probabilmente la bobinetta e laggiù in fondo per misurare la tensione senza contatto, un 324, LM324, sembra anche un originale ST, il LED che lampeggia, che si vede attraverso questa plastica scura ma trasparente. Qui c'è una predisposizione di qualcosa che non hanno inserito, questo qui penso sia il microcontrollore con una sigla IPOC, è abbastanza semplice. Volevo adesso vedere che segnale mi inietta questo sulla rete. Ho collegato quindi l'oscilloscopio tra fase neutro con la sonda 100 a 1 perché la sua indotazione non va bene per fare queste cose. Infatti questa qui me la danno come 2,5 kV ACDC di picco. Quella in dotazione arriva al massimo 300 volt in per 10. Do tensione. Mettiamo la sinusoide per intero, eccolo qui, attacco lo strumento, ho visto che già da spento lui butta fuori quel segnalino qui, andiamo a ingrandirlo, eccolo lì, quello. Probabilmente il ricevitore va a rilevare questo segnale, infatti se lo stacco non c'è più, se lo accendo non cambia niente. Infatti si sente un rumore, vediamo se riesco a farlo sentire, si sente come una vibrazione interna. Andiamo adesso a fare la prova sul campo. Ho collegato la presa qui del mio laboratorio, quindi abbiamo detto ci sono i soliti 5 volt. Provo il mio differenziale, vediamo in quanto interviene il differenziale delle prese del laboratorio, quindi le luci rimangono accese. Come non detto, se ne sono spente un po', è intervenuto in 200 millisecondi, sono 0,2 secondi. Adesso questo lo lascio collegato perché andiamo al quadro elettrico con questo qui, così vediamo il suo funzionamento. L'interruttore che è scattato è questo, adesso lo riarmo. Andiamo qua vicino alla morsettiera, cioè ai morsetti dove arrivano i fili. Ecco qui, l'ho rilevato. Quindi anche se non sapevo qual era, riesco perfettamente a rilevarlo. Nel metodo NCV, quindi tensione senza contatto, funziona quindi su tutti, dove c'è tensione lui lo segnala, e ho anche 3 sensibilità. Chiaro che sul 3 mi prende a 30 cm, io lascerei solo uno in maniera. Rifacciamo la prova dello scan, lo lascio in automatico, vediamo se è troppo sensibile. Infatti qui c'è la fase, qui c'è il neutro, già non lo sente più. Anche la prova in campo è terminata. Come hai visto è uno strumento molto utile, come dicevo all'inizio, agli elettricisti. È molto superiore a questo, come hai visto, corrente di test precisa e anche rilevamento di questo molto preciso. Qui sotto in descrizione trovi tutti i link, spero che il video ti sia stato utile
e noi ci sentiamo e vediamo al prossimo video. Ciao!